Bene ragazzi, buongiorno, procediamo con le lezioni su Platone. Io ho ancora qui, ecco, non vuole ancora andare a letto, la mia mascotte, il mio portafortuna, la mia meravigliosa gattona che veramente mi ha dato una gioia nella vita. Quando l'abbiamo salvata, io e la mia amica, stava morendo di fame, di stenti, di freddo nel nostro giardino, aveva solo un mese di vita, vero? E stava morendo. Noi invece l'abbiamo presa in casa, l'abbiamo sfamata, l'abbiamo portata dai veterinari e così via. Adesso è diventata una magnifica gattona. Come stai, Sofia? Vedete com'è carina. Va bene, lo lasciamo andare, ora ci occupiamo del mito della caverna. Come vi ho detto la scorsa volta, ricordate, abbiamo parlato di conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile, divise a sua volta in due. Ricordate, conoscenza sensibile in immaginazione, la conoscenza dei riflessi, delle ombre degli oggetti sensibili, ma poi nel grado superiore la conoscenza sensibile diventa pistis, credenza, la conoscenza diretta degli oggetti sensibili. Allo stesso modo la conoscenza intelligibile, la vera scienza, l'episteme, si divide a sua volta in un grado inferiore che anche qui conosce solo i riflessi, le ombre degli oggetti, ed è la dianoia, la conoscenza mediana che conosce gli oggetti matematici, e poi il grado superiore della conoscenza intelligibile che è la conoscenza intellettiva, non facciamo confusione con i termini, ovvero la noesis, che è la conoscenza degli oggetti, delle idee forme, della vera realtà, degli oggetti reali, quelli che possono essere colti solo con gli occhi della mente, ok? Le idee forme, gli archetipi ideali di cui gli oggetti matematici sono appunto un'anticipazione. Ricordate che gli oggetti matematici conosciuti dalla Dianoia sono qualcosa di intermedio tra il sensibile e l'intelligibile. Quindi abbiamo visto che i due tipi di conoscenza, conoscenza sensibile doxa, conoscenza intelligibile episteme, possono essere sdoppiati, possono dare luogo a quattro tipi di intelligenza, quattro tipi di conoscenza che conoscono non più solo due tipologie di oggetti, ma quattro tipologie di oggetti, perché oltre agli oggetti sensibili e agli oggetti intelligibili ci sono anche i riflessi degli oggetti sensibili e i riflessi, cioè gli enti matematici, degli oggetti intelligibili, d'accordo? Quindi abbiamo quattro oggetti, quattro tipi di conoscenza, quindi la cosa si è fatta un pochino più complicata, o meglio, due tipi di oggetti, due tipi di conoscenze che però si sdoppiano, perché bisogna considerare non solo gli oggetti in sé, sensibili e intelligibili, ma anche i riflessi, le ombre, le anticipazioni, i simulacri, d'accordo? I simulacri delle due tipologie di oggetti. Platone esprime la stessa cosa in una metafora molto famosa, il mito della caverna, dopo quella della doppia linea, per esemplificare appunto questo dualismo ontologico e, e gnoseologico. Immaginate che ci sia una caverna profonda, d'accordo? È una caverna che però ha un'uscita, l'uscita porta verso il mondo esterno. Vicino all'uscita della caverna c'è un fuoco, io non sono bravo a disegnare, immaginate che questo sia un fuoco. All'esterno della caverna ci sono ovviamente gli oggetti naturali, ci sono per esempio gli alberi, le mucche, le pecore, d'accordo? Le strade, le montagne, i laghi e così via, tutto ciò che può esserci in natura, insomma. Mentre invece all'interno della caverna, la caverna quindi ha un'apertura, si può uscire verso la natura esterna. Attenzione, all'interno della caverna noi abbiamo un fuoco nelle vicinanze dell'uscita, poi abbiamo alcuni schiavi, fate attenzione, che sono incatenati in modo tale da poter guardare, attenzione, soltanto verso il fondo della caverna. Platone dice che loro sono incatenati anche a livello del collo, non possono girarsi, non possono muovere il collo, non possono vedere ciò che è dietro di loro e sono in questa condizione sin dalla nascita. Quindi che fanno? Possono vedere sin dalla nascita soltanto il muro di fondo, il fondo della caverna, ok?
E quindi, siccome hanno visto soltanto quello, pensano che esista soltanto quello, cioè non sanno assolutamente che esiste qualcos'altro, per loro l'unica realtà è il fondo della caverna, d'accordo? Cosa succede? Succede che dietro di loro, ma loro non lo sanno, non si sono mai potuti girare nella loro vita, c'è un muro, ok? C'è un muro. Dietro al muro, attenzione, dietro il muro camminano altri schiavi, ok? Va bene, è un po' ridicolo quello che ho fatto. Camminano altri schiavi, camminano dietro il muro. Gli schiavi incatenati, costretti a venire sul fondo della caverna, non possono sapere né dell'esistenza del muro né che dietro il muro ci sono altri schiavi. Fate attenzione, gli schiavi portano, dice Platone, ogni sorta di oggetto sul capo, ok? Ogni sorta di oggetto. Platone dice ogni sorta di oggetto, ma anche delle statuine, d'accordo? Delle statuine sul capo, ma comunque ogni sorta di oggetto. Cosa succede? Il muro, che io ho fatto leggermente troppo basso, ma non importa, la mia abilità di disegnatore è pari a zero, il muro che cosa fa? Proietta sul fondo della caverna gli oggetti che si trovano sulla testa di questi schiavi che camminano dietro il muro, ok? Cioè questi oggetti qua, statuini o altri oggetti, proiettano le loro ombre sul fondo della caverna. Capite? Il muro arriva alla stessa altezza dell'altezza degli schiavi, quindi neppure la testa degli schiavi viene proiettata come ombra sul fondo della caverna, solo ed esclusivamente gli oggetti che sono sulla testa degli schiavi, ok? E quindi continuamente sul fondo della caverna compaiono e scompaiono queste ombre, questi riflessi, ok? Degli oggetti che questi schiavi dietro il muro portano sulla testa. Le ombre sono causate non dalla luce naturale, perché attenzione, questo è importante, il sole non entra nella caverna, cioè la caverna non viene illuminata assolutamente dalla luce del sole, ha un'uscita tortuosa, capite? La luce del sole non entra affatto. I riflessi, le ombre sul fondo della caverna sono proiettate esclusivamente dal fuoco, ok? Non dal sole. Allora, forse avete capito, gli schiavi che sono qui incatenati pensano dalla nascita che l'unica vera realtà siano gli oggetti, le ombre degli oggetti proiettate sul fondo, d'accordo? Le immagini, e quindi loro hanno, vi ricordate la volta scorsa, dovreste già aver imparato, come unica conoscenza quella più bassa, cioè l'immaginazione, cioè ricordate l'eikasia. Non lo scrivo più in greco, l'ho scritto in greco la scorsa lezione, ok? L'eikasia. Quindi loro pensano che l'unica realtà, che le uniche cose che esistono siano le ombre proiettate sul fondo della caverna. Non sanno qual è l'origine delle ombre, non sanno che esistono degli oggetti che proiettano quelle ombre, ok? Allora, quindi sono in uno stato proprio di minorità dal punto di vista della conoscenza. Succede che uno degli schiavi, più intelligente degli altri, più filosofo degli altri, più cercatore della verità rispetto agli altri, si sforza, a differenza degli altri che sono pigri e stanno bene come stanno, di rompere le catene, riesce a liberarsi dalle catene, capite? Perché vuole conoscere, perché sospetta che ci sia qualcos'altro nell'universo oltre a quelle ombre proiettate. Quindi uno degli schiavi, mentre gli altri non lo fanno, si libera e si volge all'indietro, ok? Si è liberato delle catene, può camminare, può andare all'indietro e quindi ovviamente ha un'acquisizione di conoscenza. Prima cosa scopre che quelle ombre proiettate sul fondo della caverna non sono la vera realtà, ok? Sono solo delle immagini. La vera realtà sono gli oggetti, ok? Quindi a differenza degli altri schiavi che non si sono liberati, lui capisce che la realtà non sono le ombre proiettate dagli oggetti che stanno sul capo di chi cammina dietro il muro. La vera realtà sono questi oggetti stessi, e quindi ovviamente questo schiavo accede, ve lo ricordate, al grado più alto della conoscenza sensibile, perché sempre di conoscenza sensibile si tratta, anche detta, ve lo ricordate, doxa, opinione, conoscenza opinabile,
conoscenza apparente, ok? Passa dall'immaginazione, ricordate come si chiama, alla credenza, alla pistis, che è il secondo e più alto grado della conoscenza sensibile, ok? La conoscenza non dei riflessi, dei simulacri, delle ombre degli oggetti, ma la conoscenza diretta degli oggetti e quindi conosce di più, ok? Ricordate che però siamo ancora a livello di conoscenza sensibile. Cosa succede? Forse avete già capito, lo schiavo continua il suo tragitto che ovviamente metaforicamente sta a significare il suo aumento di conoscenza, d'accordo? Il miglioramento da un punto di vista della conoscenza. Arriva all'imbocco della caverna, capisce che c'è una luce data dal fuoco che crea i riflessi e poi ovviamente lui esce dalla caverna. Attenzione, lui esce dalla caverna e dovrebbe vedere immediatamente le strade, le pecore, i buoi, i laghetti, le montagne, il sole, eccetera, però lui è stato per tutto il resto della vita finora, per quello che era la sua vita finora, è stato sempre incatenato, vedeva solo il fondo, quindi la sua vista non è ovviamente abituata alla luce del sole. Già prima, avrei dovuto dirvelo prima, me lo sono dimenticato, quando lui si gira all'indietro ha difficoltà a vedere gli oggetti sul capo di chi sta dietro il muro, perché si deve abituare alla luce del fuoco, d'accordo? Cioè ogni volta che si acquisisce una conoscenza migliore ci si trova in difficoltà perché ci si deve abituare, non è facile. Bisogna raggiungere un gradino conoscitivo maggiore, ci vuole impegno. Platone dice che non è automatico, non è semplicemente una ricezione passiva. Bisogna metterci impegno e c'è difficoltà, ci vuole tempo per abituarsi al nuovo stato. Finché era incatenato insieme agli altri schiavi, lo schiavo che poi si libererà vedeva queste ombre sul fondo della caverna in un'oscurità, in una quasi totale oscurità. Invece adesso vede la luce del sole, si sforza ad abituarsi, però poi si abitua e riesce a vedere gli oggetti, quelli veri, non le immagini, quelli sulla testa di chi passa dietro il muro. Poi a maggior ragione quando esce dalla caverna lui non riesce a vedere niente, sembra accecato, perché si deve abituare alla luce del sole, che è molto più forte di quella del fuoco, all'esterno della caverna, che lui non ha mai sperimentato. E quindi inizialmente, attenzione, lui non riesce a vedere direttamente le strade, i laghetti, gli animali, le montagne, ok? Perché non è abituato alla luce del sole. Cosa riesce a fare inizialmente? Inizia a vedere soltanto i riflessi, d'accordo, le ombre degli animali, delle montagne, le ombre proiettate per terra dal sole, non riesce ad alzare gli occhi, non riesce a vedere le montagne, riesce solo a vedere le ombre che le montagne fanno per terra, oppure ci sono i laghetti, anche le immagini, capite, riflesse nel lago. Vede solo le immagini, come quando era proiettato sul fondo della caverna, vedeva le immagini degli oggetti sensibili, in questo caso fuori dalla caverna, ovviamente fuori dalla caverna significa il mondo intelligibile, inizialmente vede solo le immagini degli oggetti esterni, d'accordo? Questo primo tipo di conoscenza, ovviamente qui siamo nell'episteme, fuori dalla caverna, cioè nel grado superiore della conoscenza, no? Nella scienza, non la conoscenza sensibile, ma la conoscenza, ve la ricordate, intelligibile. Anche in questo caso la conoscenza intelligibile si divide in due, e l'abbiamo visto già l'altra volta con la metafora della linea. La conoscenza intelligibile è un primo grado più basso, che è quello, vi ricordate come si chiama? La dianoia, o anche conoscenza mediana. Cosa conosce la dianoia o conoscenza mediana? Che è intermedia tra il sensibile e l'intelligibile, gli oggetti matematici, vi ricordate gli enti matematici, quindi fuori di metafora le ombre per terra o i riflessi nei laghetti degli oggetti esterni alla caverna
rappresentano gli oggetti matematici, una tappa di avvicinamento, un riflesso verso la conoscenza delle idee forme, quindi una conoscenza mediana oppure dianoia, ok? Quando lo schiavo si abitua, attenzione, alla luce del sole, fate attenzione, cosa succede? Riesce a vedere direttamente gli animali, le strade, d'accordo? I laghi, le montagne, i fiori, gli alberi, ok? E così via, perché si è abituato alla luce del sole e quindi raggiunge il punto più alto della conoscenza, cioè il secondo grado, quello migliore della conoscenza intelligibile. Ricordate come si chiama? Si chiama noesis o conoscenza intellettiva. La conoscenza intellettiva è solo il secondo e migliore grado della conoscenza intelligibile. Questa quindi è la metafora, non finisce qui, però vedete che qui abbiamo, attraverso questa metafora, individuato le strutture fondamentali dell'ontologia e della gnoseologia platonica, le stesse della metafora della linea spezzata che infatti Platone descrive subito prima di questa famosa allegoria della caverna. Okay? Platone stesso spiega il mito, attenzione perché altre volte Platone ci esplora dei miti senza spiegarne il significato e vedremo anche perché, vedremo ovviamente, avete già capito, quelli che sostengono la centralità delle dottrine non scritte hanno pensato, ecco, non ci spiega il significato perché vuole alludere a qualcosa che non si può dire, che non è chiaro. Invece in questo caso Platone è molto chiaro, a differenza di altri miti, è lui stesso che spiega chiaramente il significato dell'allegoria. La caverna ovviamente rappresenta il corpo, la conoscenza attraverso il corpo, la conoscenza sensibile con la vista, con i cinque sensi, e appunto la conoscenza sensibile doxa non è una conoscenza affidabile, è una conoscenza verosimile, la conoscenza sensibile, quindi la caverna rappresenta il corpo impedisce all'anima di conoscere come l'anima vorrebbe conoscere, il corpo inibisce l'anima, d'accordo? La rinchiude quasi in una bara, vedremo in seguito l'immagine della bara, del sepolcro. L'anima è costretta, soffre all'interno del corpo, l'anima non può esplicare le sue proprietà conoscitive, quindi prevale il corpo e quindi all'interno della caverna la conoscenza potrà essere soltanto sensibile, potrà avvenire soltanto attraverso gli occhi, i cinque sensi, attraverso il corpo, conoscere solo quindi oggetti sensibili che non sono la vera realtà, sono soltanto un'apparenza illusoria, sono, ricordate, le copie illanguidite, le copie del modello originale della vera realtà, come i cavalli sensibili, empirici, materiali, sono le copie illanguidite di un'unica idea forma, di un'unica idea, di un unico archetipo, modello originale, l'originale rispetto alle copie intelligibili è quella dell'idea di cavallo, del cavallo in sé, della cavallità. Quindi la caverna è il corpo e ovviamente lo schiavo che si libera rappresenta il filosofo, ve l'ho già detto, quello che a differenza degli altri schiavi che non fanno niente per modificare la loro situazione, per migliorare la loro situazione, pensa di levarsi di torno le catene perché capisce che c'è qualcosa che gli manca, qualcosa che desidera, qualcosa che vuole conoscere. Quindi questa è l'attitudine del filosofo, capire che qualcosa gli manca, capire che questo qualcosa che gli manca è desiderabile, che vale la pena correre il rischio della conoscenza. Quindi lo schiavo che si libera rappresenta il filosofo e rappresenta soprattutto l'anima del filosofo. Il filosofo capisce che conoscendo attraverso il corpo la conoscenza sensibile all'interno della caverna non conosce la vera realtà e quindi cosa fa il filosofo? Attiva la sua anima in modo tale da fare in modo che l'anima in qualche modo esca dal corpo, una volta libera dai legacci, dai legami, dall'oppressione del corpo. Capite, lo schiavo che si libera fuori dalla caverna è come l'anima del filosofo che va al di fuori del corpo e riesce a conoscere, prima come riflessi, cioè come enti matematici, e poi in maniera diretta,
gli oggetti esterni alla caverna che rappresentano metaforicamente ovviamente le idee forme, d'accordo? E quindi attenzione, una cosa importante è questa: di tutti gli oggetti sensibili fuori dalla caverna che rappresentano le idee forme, Platone scioglie la metafora soltanto di una, del sole. Il sole rappresenta il bene, attenzione, l'idea di bene. Ricordate, un'idea fondamentale per Platone, tra tutte le idee forme, gli archetipi, qual è quella fondamentale per ottenere la virtù e soprattutto per poter costruire e amministrare uno stato giusto? La conoscenza che deve essere fondamentale, teoretica, intellettiva a livello del politico, che però poi con la fronesis, con la saggezza pratica, la metterà in pratica. È proprio il bene, cioè il bene tra tutte le idee forme è quella più importante da un punto di vista etico-politico, perché è quella che serve al politico, al cittadino, comunque al filosofo. Ricordate che per Platone, lo vedremo in seguito, i politici devono essere filosofi, i filosofi devono governare per poter appunto costruire uno stato giusto. Quindi una sola idea forma viene citata in questo mito, l'idea di bene che Platone esplicitamente ci dice nella metafora corrisponde al sole. Fate attenzione perché in altri miti non sarà così, verranno citate altre idee forme e in un caso particolare molto significativo l'idea di bene non sarà neppure menzionata. Al contrario, qui nel mito della caverna viene menzionata soltanto l'idea di bene, ok? Perché ovviamente il bene rappresenta il sole? Perché il sole permette allo schiavo che si è liberato dalla caverna di vedere tutti gli altri oggetti al di fuori della caverna. Quindi il sole nell'ambito degli oggetti esterni è il più importante, non dico ontologicamente, però almeno da un punto di vista gnosiologico della conoscenza, è tra gli oggetti esterni, tra le idee forme, la più importante perché il bene, cioè il sole, permette che siano visibili anche gli altri oggetti esterni, quindi si trova in una posizione sovraordinata rispetto agli altri oggetti esterni, almeno da un punto di vista gnosiologico, permette che gli altri oggetti siano conosciuti, d'accordo? Quindi è molto importante, il sole corrisponde al bene. E naturalmente, forse avete già capito, qui si inseriscono, come continuamente si inseriscono, i fautori della centralità delle dottrine non scritte con le loro interpretazioni. Il bene sarebbe, come abbiamo visto astrattamente, quando abbiamo parlato del problema delle dottrine non scritte, adesso facciamo degli esempi concreti, lo facciamo qui, lo faremo con altri miti. Il bene, ve lo ricordate, nelle dottrine non scritte a cosa corrisponde? Corrisponde all'uno, cioè al principio fondamentale che è alla base di tutte le idee, all'uno che insieme con la diade, no, questa dualità uno-diade indeterminata, vi ricordate, fa scaturire tutti gli altri numeri e i numeri corrispondono alle idee. Quindi, secondo i fautori della dottrina non scritta, no, l'abbiamo detto astrattamente, adesso facciamo un esempio concreto, questo è un rimando all'oralità. È un'allusione alle dottrine orali, alle dottrine non scritte, esoteriche, che Platone insegnava soltanto nell'ambito dell'accademia ai suoi discepoli che erano in grado di capirle. Quando mette per iscritto queste dottrine, Platone non si spinge fino in fondo, perché un pubblico, ricordate la sua critica della scrittura, non sa chi leggeranno i presuntuosi, gli ignoranti, quelli che non capiscono, quelli, ricordate, che faranno obiezioni allo scritto a cui lo scritto non può rispondere, essendo rotolato in giro dappertutto ed è privo della presenza del proprio padre, del padre che l'ha scritto. E quindi Platone nello scritto, dicono i sostenitori della centralità, dell'importanza delle dottrine non scritte, vedete, questa è una prova, non scrive tutto. Platone fa riferimento all'oralità, cioè mette, capite, un elemento che può essere capito soltanto da coloro che hanno ascoltato le sue dottrine orali, le sue dottrine esoteriche, le sue dottrine non scritte. Capite? Quindi lo scritto agisce a due livelli. Per il pubblico amorfo, generalista, di cui non ci si può fidare,
La metafora finisce qua, il bene, il sole rappresenta l'idea di bene che è una delle tante idee, si fa conoscere le altre, ma per il pubblico che legge, per il lettore, la metafora finisce qua. Invece, capite, ad un differente, più profondo livello di lettura, questa metafora richiama qualcosa che può essere compreso soltanto da chi ha ascoltato le lezioni orali di Platone, cioè il fatto che alla base di tutte le idee e forme vi sia il bene, non soltanto come l'idea che fa visualizzare le altre idee e forme, ma come proprio il principio, il bene che corrisponde all'uno, il principio che genera tutte le altre idee e forme. Quindi un riferimento, capite, criptico alla dottrina delle idee numeri e dell'uno diade che può essere capito solo da chi aveva accesso alle dottrine orali di Platone, gli altri non capiscono. E infatti gli fautori della dottrina non scritte devo dire, hanno un passo di Platone che va a loro favore. Cioè, a differenza di quello che molti manuali dicono, libri, perché per capire un autore bisogna leggerlo direttamente, dovete leggere le opere, non dovete andare a vedere come lo spiega un libro, un manuale. Di solito i manuali dicono che, come vi ho detto prima, la superiorità del sole, del bene rispetto alle altre idee e forme è solo di tipo gnoseologico. Il bene permette che siano viste, però nel testo di Platone c'è scritto anche un'altra cosa, c'è scritto che dal bene derivano altre idee e Platone dice che il bene, capite, non solo fa visualizzare, fa vedere le altre idee, dice che le altre idee derivano dal sole, cioè dal bene. Questo sembrerebbe dar ragione ai fautori della centralità delle dottrine scritte. Platone non sta solo dicendo che il bene, come di solito si scrive nei manuali, che è il sole che rappresenta il bene, permette che siano conosciute le altre idee. Platone dice che dal sole, dal bene si originano le altre idee, derivano le altre idee, quindi sembrerebbe non solo una priorità gnoseologica, capite, ma una priorità ontologica, come dicono i fautori delle dottrine non scritte. Dal bene che corrisponde all'uno, dall'uno si originano tutti i numeri e si originano tutte le idee. Quindi attenzione, possibile rimando criptico, possibile allusione alla dottrina non scritta dell'uno diade che corrisponde al bene e al male, ok? Allora, quindi vedete che la metafora della doppia linea, comunque il mito della caverna è molto più famoso, ovviamente è una metafora, cioè, è famosissimo, forse una delle cose più famose in assoluto di Platone, ne hanno sentito parlare del mito della caverna anche coloro che non si occupano di filosofia, tanto è notorio. Fate attenzione perché la cosa non si chiude qua. Anche qui, a differenza di quello che molti manuali dicono, sembrerebbe che lo schiavo, il filosofo, sia uscito, il filosofo abbia conosciuto tutto, abbia elevato la propria conoscenza passando dalla conoscenza del corpo, dalla conoscenza del sensibile, alla conoscenza dell'anima, della conoscenza intelligibile, abbia capito che conoscere con gli occhi sensibili ti dà una conoscenza di gran lunga inferiore rispetto a quella che hai con il conoscere con gli occhi della mente, con gli occhi intelligibili, quindi ha liberato l'anima dal corpo, conosce in maniera intelligibile attraverso l'anima. Gli altri poveracci sono destinati a rimanere lì fino alla morte, gli altri schiavi non si sono liberati, continuano a non conoscere la realtà, a scambiare le immagini sensibili per la vera realtà, ma non è così. Attenzione, Platone dice che poi lo schiavo potrebbe, liberato, no? Il filosofo, una volta conosciute le cose veramente, potrebbe, anzi Platone dirà che deve tornare all'interno della caverna
potrebbe tornare indietro, raggiungere gli schiavi che non si sono liberati, che sono ancora prigionieri, e cercare, capito, di istruirli, di insegnare loro qual è la vera realtà e di spingerli anche a liberarsi loro stessi, a togliersi le catene, a volgersi all'indietro e a conoscere ciò che lo schiavo che si è liberato, cioè il filosofo, ha conosciuto. Lo schiavo che si è liberato, quindi il filosofo, ripeto, non finisce là che lui conosce e magari gli altri poveri uomini rozzi e ignoranti non conosceranno. E snobisticamente finisce così, il filosofo conosce, gli altri restano incatenati, vedranno sempre il fondo della caverna. No, Platone dice che una volta arrivato alla vera conoscenza, il filosofo viene preso da una voglia, da un desiderio di insegnare, di comunicare anche agli altri queste sue conoscenze, di farli svegliare dalla loro condizione, d'accordo, dal loro sogno, dalla loro conoscenza assolutamente inadeguata. Il problema è che non è facile. Il filosofo, ci vuole dire Platone, è un mestiere difficile. Sarà difficile per lui perché nel momento in cui rientra nella caverna, capite, non vede più perché rientra nell'oscurità, deve andare fino in fondo della caverna dove ci sono i suoi compagni che non si sono liberati, e lui passa dalla luce del sole, deve riabituarsi di nuovo all'oscurità e quindi è difficile. All'inizio non vede più niente, non vede più i suoi compagni, non vede niente, deve riabituarsi all'oscurità e questo è estremamente difficile. Poi, nel momento in cui raggiunge i suoi compagni, secondo voi i compagni che stanno bene così accettano il rischio della conoscenza, vogliono diventare anche loro filosofi? No, cioè è molto difficile. I compagni deridono lo schiavo che si è liberato e che è rientrato perché non vede più niente. Allora dice: vedi, hai voluto liberarti, hai voluto conoscere altre cose, ma queste cose non esistono, sei tornato qui con gli occhi guasti, d'accordo? E deridono, disprezzano quello che ha fatto, non capiscono che lui è arrivato a forme superiori di conoscenza. Il filosofo magari insiste, dice: guardate, liberatevi, ne vale la pena, conoscerete più cose, conoscerete la vera realtà, ma in realtà dal punto di vista degli schiavi, capite che non hanno attivato la conoscenza dell'anima. Dal punto di vista di quegli schiavi che sono rimasti lì, loro vivono bene, sono felici, sono convinti che le ombre sul fondo della caverna siano tutto ciò che esiste e vogliono continuare a crederlo, e quindi pensano che lo schiavo che si è liberato, che è tornato indietro per insegnare loro la vera realtà, sia un pazzo, d'accordo? Addirittura gli dicono: vattene, non disturbarci più, altrimenti ti uccidiamo. È ovvio che il riferimento è a Socrate e alla sua fine, alla sua condanna a morte, alla sua esecuzione. Il filosofo ne sa di più, deve comunicarlo agli altri, agli ignoranti, ma gli ignoranti non vogliono imparare, si trovano bene nel loro stato. Conoscere è difficile, ci vuole un impegno, un tirocinio duro, e quindi addirittura lo minacciano: se non te ne vai ti uccidiamo. Ovviamente il riferimento ovvio è alla popolazione ateniese, che invece di ringraziare Socrate, di capire che Socrate stava loro cercando di tirar fuori da loro la verità, stava cercando di beneficarli, presero Socrate come un pericoloso seccatore, invidioso, che metteva in evidenza la loro ignoranza e così via, e si rivolsero contro di loro. E quindi spesso questo finale del mito della caverna viene tralasciato anche dai manuali, ma è importante. Il filosofo che conosce deve tornare indietro, lo schiavo che si è liberato, perché viene preso da un'attitudine pedagogica. Anche gli altri devono conoscere, d'accordo? E quindi dice, vediamo di leggere direttamente il testo di Platone: se costui, lo schiavo che si è liberato, il filosofo, di nuovo scendendo nella caverna tornasse a sedere al posto che prima aveva, non si troverebbe forse con gli occhi pieni di tenebre, giungendovi all'improvviso dal sole? Ecco, non farebbe forse ridere gli altri? Non direbbero di lui gli altri che per essere salito sopra ne è disceso con gli occhi guasti e che dunque non mette conto di cercare di salire su? E chi tentasse di scioglierli e di portarli su, magari il filosofo insiste: vieni, vieni amico, togliti le catene, vieni sopra, vieni a vedere la vera realtà.
e se mai potessero afferrarlo nelle loro mani, non lo ucciderebbero, come Socrate, potrebbero ucciderlo. Lavoro pericoloso, lavoro difficile quello del filosofo che conosce la verità e che vuole illuminare gli altri che non la desiderano, che si trovano bene senza di essa e che non immaginano neppure che esista questa verità, d'accordo? E quindi al di fuori della caverna, nel mondo delle realtà conoscibili, l'idea del bene, cioè il sole, viene contemplata con grande difficoltà. Tuttavia, una volta che sia stata conosciuta, non si può fare a meno di dedurre in primo luogo che è la causa universale di tutto ciò che è buono e bello. Il bene è la causa universale di tutto ciò che è buono e bello, e essa, cioè l'idea di bene, essa, attenzione, genera la luce, è il Signore della luce, e in quello intelligibile procura, in virtù della sua posizione dominante, verità e intelligenza, e in secondo luogo che ad essa deve guardare chi voglia avere una condotta ragionevole nella sfera pubblica e privata. Quindi vedete, c'è subito la traduzione pratica, etico-politica, non si tratta, come vi ho detto nelle lezioni precedenti, di una conoscenza metafisica della forma perfetta fine a se stessa, no, io conosco il bene, l'idea di bene, l'intelligibile di bene, voglio immediatamente metterlo in pratica, capite? C'è subito una ricaduta politica. La conoscenza del bene, dice Platone, una volta che è stata conosciuta l'idea di bene, fa in modo che tu necessariamente voglia avere una condotta ragionevole nella sfera pubblica e privata. Conosci il bene, l'idea del bene, il sole fuori dalla caverna, non puoi fare a meno di mettere in pratica questo bene nella tua condotta morale singolare e nella tua condotta comunitaria nella politica, d'accordo? E quindi non c'è nulla di strano, non vi sia nulla di strano che persone che si sono elevate fino a tali vertici non vogliano più impegnarsi in imprese umane, ma che nel loro animo sempre siano attratti e sollecitate a tornare lassù, d'accordo? È difficile poi scendere a livello degli ignoranti, si vorrebbe restare lassù, però in realtà bisogna scendere, questo è... ma è difficile. Ti sembrerebbe strano se qualcuno che discende dalla contemplazione delle realtà divine ai fatti umani torna nel fondo della caverna. Rischia di fare una brutta figura, di apparire del tutto ridicolo quando, muovendosi a tentoni, prima ancora di essere riuscito ad abituarsi alla presente oscurità, è costretto nei tribunali o in altro luogo a scendere in lizza solo per un'ombra di giustizia o per quel simulacro che proietta quell'ombra, e a stare a discutere sul metodo in cui queste apparenze debbano essere interpretate da chi non ha mai visto la giustizia in sé. Cioè, tornando nel mondo degli uomini ignoranti, il filosofo ha difficoltà a riprendere e a comportarsi in base alle apparenze, perché ha conosciuto qualcosa di più. Allora sembrerebbe vuole restare nel mondo intelligibile, ma Platone, come vi ho detto, non accetta questa soluzione. L'anima, quando se ne incontri una in difficoltà perché è incapace di vedere, non se ne dovrebbe ridere stoltamente, ma prima bisogna verificare se essa per caso non sia di ritorno da un mondo più luminoso. Gli ignoranti dovrebbero cercare di capire, quello è un filosofo, forse sa qualcosa più di noi, non dovrebbero essere presuntuosi. E quindi si trovi questo filosofo con la vista annebbiata perché non ancora avvezza all'oscurità, d'accordo? Quindi poi Platone parla dell'educazione, il fatto che chi ha conosciuto l'idea di bene deve educare gli altri che non l'hanno ancora conosciuta, d'accordo? Gente ignorante e senza alcuna esperienza della verità non potrebbe mai amministrare in un mondo decente lo Stato. Solo il filosofo che ha visto la verità può amministrare lo Stato, e quindi sarà nostro preciso dovere di fondatori dello Stato, i filosofi fondano lo Stato e governano, sono la classe al potere,
costringere le nature più dotate a indirizzarsi verso quella che prima avevamo definito conoscenza massima, ok? Cioè i filosofi prendono i più dotati dei cittadini, anche se questi cittadini non vogliono, li costringono a diventare filosofi e governanti, ok? Li costringono ad arrivare alla conoscenza massima, alla visione del bene. Però è anche nostro dovere, una volta che siano arrivati in cima a vedere il bene, che abbiano contemplato quanto basta, non permettere loro ciò che oggi è concesso, cioè di fare quel che vogliono. Cioè non deve essere concesso ai filosofi di restarsene lassù e di non voler più saperne di tornare dai compagni in catene, di condividere i loro onori e le loro fatiche, ma risponde l'interlocutore di Socrate, in questo modo tornano, cercano di costringerli a conoscere la verità, in tal modo fa un'obiezione l'interlocutore di Socrate, non rischiamo forse di trattarli, quegli schiavi ignoranti, incatenati, di trattarli ingiustamente, costringendoli a una vita peggiore quando avrebbero la possibilità di una migliore. Per loro restare incatenati a vedere le ombre è una vita migliore. E Socrate risponde, attenzione, la legge non ha come obiettivo di privilegiare nella città una sola classe, ma di fare in modo che ciò si verifichi in tutto lo Stato, d'accordo? Non è che la classe dei filosofi che conosce il bene se ne resta snobisticamente separata dagli ignoranti, no, deve insegnare anche a forza agli ignoranti a conoscere questo stesso bene. Bisogna creare consenso tra tutti i cittadini, con le buone o con le cattive, attenzione, e facendo in modo che si scambino reciprocamente quei servizi che ognuno individualmente ha la possibilità di rendere alla collettività. Del resto il compito specifico della legge, attenzione, è quello di formare nella società non uomini che prendono ognuno la strada che vuole, ma cittadini che essa stessa può impiegare, la società può impiegare in funzione del consolidamento dello Stato. Vedete che qui Platone inizia a usare, fate attenzione, un linguaggio autoritario. I filosofi al governo devono prendere i migliori tra gli schiavi incatenati, quelli che sembrano più intelligenti, e costringerli anche contro la loro volontà a conoscere il bene. E poi questi, i filosofi che conoscono il bene, devono tornare verso gli ignoranti, con le buone o con le cattive, li devono costringere a diventare anch'essi sapienti, d'accordo? Costringere nell'interesse dello Stato. Platone dice più volte, non si può lasciar loro fare quello che vuole, fare quello che vogliono, sia ai filosofi diventati sapienti, non possono restare su senza tornare nella caverna, sia a quelli che stanno nel fondo della caverna non possono restare lì, devono essere educati al bene. E però questi quindi non possono fare quello che vogliono, nell'interesse dello Stato bisogna educare, costringere i migliori a essere educati e diventare filosofi, costringere gli ignoranti anch'essi a cercare il bene. È un linguaggio autoritario, d'accordo? Per il bene di tutti, i filosofi al governo dello Stato costringono con le buone o con le cattive a fare ognuno ciò che è nell'interesse non del proprio singolo individuo, ma dello Stato. Cioè inizia in Platone a delinearsi quel linguaggio autoritario che sarà alla base poi dell'autoritarismo, del dispotismo che i filosofi al governo mostreranno in quella utopia totalitaria, autoritaria, dispotica che sarà la Repubblica, d'accordo? E quindi con le buone o con le cattive ogni cittadino deve fare, capite, quello che interessa allo Stato. E quindi per ciascuno di voi filosofi, dice Socrate a turno, sarà un dovere, non potete rifiutarvi, sarà un dovere, anche se per voi è penoso, preferireste restare fuori a contemplare le idee, e invece no, lo Stato decide che voi siate utili in questo modo, sarà un dovere per voi ridiscendere nelle case degli altri, abituarsi a scorgere gli oggetti avvolti nelle tenebre. Non appena vi sarete abituati a questa condizione vedrete assai meglio di quelli di laggiù e riconoscerete ciascuna immagine per quel che è, per quel che rappresenta proprio, in quanto avete contemplato la vera essenza del bello, del giusto e del bene. E così lo Stato potrà dirsi amministrato da gente
destra e non trasognata, andando ognuno a proprio vantaggio, una città retta da uomini, ok, che non sono uomini che si azzuffano per le ombre in perpetua rivolta per il potere, ok? Lo Stato è amministrato meglio di ogni altro e più pacificamente di ogni altro. Qual è? È quello in cui detiene il potere chi meno lo desidera. I filosofi preferirebbero non governare, preferirebbero restare a contemplare le essenze eterne, per loro governare è una fatica, e invece devono essere costretti a farlo, d'accordo? Il filosofo non può restare in maniera schizzinosa lontano dalla massa, deve immediatamente, nel momento in cui conosce la verità, metterla in pratica e fare politica, d'accordo? E quindi lo Stato che è retto peggio sarebbe quello che ha uomini di governo di natura opposta a quello, cioè lo Stato che non funziona, paradossalmente è lo Stato in cui governano quelli che vogliono governare. Lo Stato che invece funziona meglio è lo Stato in cui governano quelli che non vorrebbero governare, che non hanno interessi a governare, i filosofi, che lo fanno per un senso del dovere o perché costretti, perché quelli che governano cioè governano meglio quelli che non vorrebbero governare perché capiscono che ci sono delle cose più alte e così via. Proprio quelli che i filosofi, quelli che non vorrebbero governare ma sono costretti a forza, governeranno meglio. Perché non vorrebbero governare, quindi non governano per il loro interesse, mentre quelli che desiderano governare non saranno bravi governanti perché non governeranno per il loro interesse. Chi vuole governare, capito, è ancora preso dalle cose materiali. Invece il filosofo che si è distaccato dalle cose materiali non vuole governare, ma sarà costretto a farlo e in questo modo soltanto il governo sarà giusto. So che può essere piuttosto contorto, però insomma, e quindi si avvicinerà al comando per senso del dovere, non perché lo desidero o per interesse. D'accordo? Con un sentimento quindi opposto a quello che oggi hanno gli uomini di potere in ogni altro Stato, che si avvicinano al governo non per un senso di dovere, ma per un proprio interesse. E quindi così si potrà avere una condotta di vita onesta e saggia, e quindi solo chi ha in spregio il potere politico, cioè il filosofo, può governare bene, anche se non vuole farlo, deve essere costretto. Bisogna rivolgersi al potere senza esservi spinti dal desiderio, altrimenti si andrà allo scontro con altri pretendenti. Vedete questo finale? Io l'ho sottolineato leggendo il Passo di Platone perché spesso viene messo in ombra. Abbiamo quindi dimostrato che l'allegoria della caverna non ha solo un significato ontologico, gnoseologico, astratto, no? Trovare la verità di per sé, disinteressatamente, ma come abbiamo visto ha una immediata traduzione etico-politica. Conosce il bene il filosofo, deve, anche se non vuole, deve essere costretto a rientrare nella caverna e a cercare di insegnare la verità anche agli altri cittadini. Gli altri cittadini non vogliono imparare, devono essere costretti, d'accordo. Un po' tutti fanno il contrario di quello che vorrebbero fare, ma lo Stato giusto li costringe a fare così perché in questo modo sarà ben organizzato e armonizzato. La cosa singolare, poi anche da ricordare quando parleremo dell'utopia della Repubblica, è che Platone praticamente dice che lo Stato ben governato è lo Stato in cui ogni cittadino fa il contrario di quello che naturalmente vorrebbe ed è costretto per senso del dovere a fare quello che non vorrebbe fare. Perché proprio così, cioè costretto per il senso del dovere, lo farà disinteressatamente. Ma dove va a finire la libertà umana? Dove va a finire l'autodeterminazione? Tutti, capite, sono sottomessi allo Stato. Quindi abbiamo dimostrato che questa cosa qui non è, come abbiamo detto, come sempre in Platone, non è solo qualcosa che ha un significato astratto, metafisico, ontologico, due livelli dell'essere, due livelli della conoscenza, ma immediatamente ha una ricaduta pratica. Conoscere il bene ti porta automaticamente a
doverlo mettere in pratica, doverlo comunicare agli altri, ti dà immediatamente una funzione pedagogica, una funzione di governo e così via. E quindi in Platone l'abbiamo dimostrato anche parlando del mito che apparentemente sembra più lontano dalla politica, cioè spesso si studia il mito della caverna e queste l'ontologia e questi sono i tipi di cose, poi passiamo alla politica, eccetera. Invece le cose sono collegate. Abbiamo dimostrato dunque che la teoria ontologica e gnoseologica di Platone ha un immediato riscontro, un'immediata conseguenza e che viene messa immediatamente in pratica nella politica. Abbiamo dimostrato inoltre, a differenza di quello che si pensa, che il mito della caverna non termina, non significa soltanto uno è arrivato a conoscere il bene fuori dalla caverna e finisce là. E il mito della caverna prescrive che lo schiavo che si è liberato e ha conosciuto il bene in sé, ha conosciuto le idee forme, la vera realtà, il vero essere, debba tornare all'interno della caverna e pur essendo seccante, molesto nei confronti degli schiavi che non hanno attivato la conoscenza dell'anima, che stanno bene alla loro ignoranza, sono felice così, deve spingerli assolutamente, costringerli anche loro a conoscere, anche se rischia di essere ucciso, o di essere deriso, oppure di essere ucciso da questi schiavi che sono rimasti incatenati. Quindi il mito della caverna ha un finale politico, ha un finale pedagogico. Non è che lo schiavo liberato diventa filosofo, conosce con l'anima, resta fuori dalla caverna, gli altri poveracci restano dentro, non conosceranno mai. No, lo schiavo vede il sole, gli altri oggetti fuori dalla caverna, ritorna dentro perché gli prende proprio la passione di insegnare ciò che ha conosciuto anche agli altri, anche alle classi sociali che non sono adatte a governare. Spero di essere stato chiaro. Continuiamo a parlare della conoscenza e della conoscenza vera che il filosofo attua, la conoscenza delle essenze intelligibili, della conoscenza che si attua attraverso l'anima nella lezione successiva, e quindi il filo del discorso ci sta portando anche ad arrivare a parlare dell'anima in Platone. Arrivederci.